l'altra domanda era il futuro nei ecco, prossimi. In questo futuro io generalmente non voglio rispondere a questa domanda perché è una cosa non è prevedibile. Insomma, quando noi passiamo una scoperta, che cos'è una scoperta? È una cosa che non si capiva prima, non si conosceva prima, perciò è scoprire l'incognito. Ma se è incognito non puoi prevederlo, e non puoi prevedere in che direzione le cose andranno. Certo. Perciò è difficile dirlo. Per esempio, un esempio interessante in questo campo, in questa direzione, è il seguente, che direi in marzo è comparso un articolo su Nature, dove degli scienziati dell'Indiana, negli Stati Uniti, studiavano una piantina piccola che è molto usata per studi sperimentali nelle piante e seguivano certe caratteristiche genetiche di questa pianta. Normalmente le caratteristiche genetiche, insomma, in generale seguono le leggi di Mendel, che si trasmettono dai genitori ai figli in modo molto preciso, eccetera. Ma loro si sono trovati di fronte ad una situazione dove non seguivano le leggi di Mendel. Anzi, quello che succedeva era questo, che partendo da due genitori che avevano una certa alterazione di questo particolare gene, naturalmente si aspettava che tutti i figli l'avessero. Ma poi a un certo punto si sono accorti che delle piante derivate da questo non l'avevano più. E sono andati a verificare e effettivamente le alterazioni della sequenza dei geni che erano caratteristiche di questo erano scomparse. E siccome non erano semplicemente una base, ma erano un po' di più, non potevano essere dovute semplicemente ad una mutazione inversa, come qualche volta capita. Sì. Ora, come questo sia successo, nessuno lo sa. Perciò sembra, insomma, la loro idea è che ci sia un sistema per cui una parte dell'informazione del gene viene messa da parte come riserva. E poi, quando capita che c'è una mutazione, se questa mutazione danneggia l'organismo, che ci sia la possibilità dell'organismo di riparare la mutazione usando questa informazione. Però nessuno sa cosa sia questa informazione. Hanno cercato di determinarla, dunque perciò vedi, è una cosa totalmente impensabile sulla base delle conoscenze e adesso la questione è andare a vedere cosa succede, ma il fatto di averlo trovato è una cosa che nessuno mai ci avrebbe potuto pensare. Certo, e questo è l'imprevedibile. Perciò mi rincresce, ma non posso fare previsioni sopra il futuro della scienza perché le previsioni del futuro della scienza sono un mistero, devono essere rivelate una per una e noi non sappiamo quale sia. E questo è molto onesto.